Così tutto parte da qua, questo, per questo weekend così ci trasformiamo con questa. Le cose per partire, le basilari, parlo piano perché al telefono ancora mia moglie. Le cose basilari per partire ci sono: pane, olive, beauty, occhiali per quando vado a correre. Direi che le cose per partire basilari per il weekend le abbiamo tutte e vi portiamo in un weekend, grazie a Yamaha Motosprint Racing di Genova, vi portiamo con noi per questo weekend col Tenere. Ma ci andiamo con lei perché gliela lasciamo là, andiamo a prenderla. E dopo una non ben specificata quantità di semafori ci ritroviamo qua, quasi in piazza Rossetti a Genova, a ritirare la nostra Yamaha, e nel frattempo ci fanno sapere che a destinazione dove stiamo andando, e ci avvisano anche di fare pasti leggeri. Fatto, sta ancora piovendo, ma per arrivare alla destinazione manca ancora tanto, e allora adesso siamo quasi arrivati. Loro non sanno che io sto già registrando, Andiamo a fare l'invasione subito. Eccola qua. Sono anche, guarda come sono anche benissimo, specializzato. Allora, 2 minuti di pazienza, sì. Un attimo arriva il click Sì. A bordo della Tenere 700, che è leggermente alta. Pronti per questo long test in cui vi saprò dire un sacco di cose. Vi ricordo che questa moto dopo il mio giro sarà in vendita, quindi se volete prendervi una moto fortunella che si è fatta il weekend in montagna con noi, con me e Ania, passate da Yamaha Motosprint Racing. Ragazzi, quanto è alta sta moto, e guardate come sto toccando a terra. E se volete, questa moto appunto è in vendita, quindi non ci sono mappe motore, non c'è assolutamente niente di niente. E allora ragazzi, noi ci rivediamo fra poco con anche mia moglie a bordo. Moglie recuperata, che si è messa anche il sottocasco perché non fa caldo, e quindi ha pensato che sarebbe stato un bene. Noi ancora una volta ringraziamo, Yamaha Italia, Yamaha Motosprint Racing Genova per questa Tenere, e la nostra avventura inizia qua. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt Prima that oretta way. fatta, direi che prime cose da dire: scalda tanto le gambe, a me e anche a lei, scalda molto. E altra cosa da dire, il 21 mi fa sempre un effetto strano quando lo provo. Prima dico che figata, poi quando ho fatto come adesso un bel passo, e insomma ci vuole un po' di... no, preferisco 19 per ora, ma ne parleremo più avanti. Non è la recensione questa. Il rumore che state sentendo sono dei tuoni, e quindi dobbiamo scappare. Non può bagnare i capelli, la signora non può bagnare i capelli. No, non si può. Il nostro giro continua dopo. Ciao ragazzi. Continua dopo, non si ferma proprio perché 3 giorni. Cioè, ragazzi, 3 giorni con lei. Non può piovere. Sono 2 mesi che non piove e ora prenderemo pioggia. L'SD card da terrore. Ora ho sentito un beep di non so cosa. L'SD card da terrore. Ripristino file, l'ultimo file. Non avrete l'ultimo file, non si sa che cosa era. Vabbè, partiamo, dai. Facciamo vedere un po' delle vespe. Dai, andiamo. Ah, è mio questo. No, un Phantom. Facciamo vedere come si sale sul Tenere. Bisogna andare là. Prova, vai. Alla grande. Ci siamo riusciti. Se siete 1,70 è così che si può fare con il Tenere. Senti come tuona. Quant'acqua che ci stiamo per prendere, ragazzi. Non si sa se ha bagnato i capelli o no, non si sa. No. Allora ragazzi, 2 ore, siamo 2 ore e mezza di Tenere. Vi avrei voluto fare il video nell'ultima parte, ma si è bagnata la Insta, non voglio sapere ora se
se funzionerà o no. Quindi volevo farvi un pezzo di guidato arrivando qua in montagna, ma ci siamo presi l'ultima mezz'ora di acqua. Soltanto 2 appunti velocissimi sulla Tenere. Male al sedere, fotonico, tutte e due. Io, lato guida, male alla frizione, ma questo, vabbè, problema mio che non sono più abituato a usare la frizione. Il gas, ti dava fastidio, mi dicevi? Sì. Non si riesce a dosare il gas in uscita di curva. In ingresso, facendo la doppietta, e usando tantissimo il freno posteriore con questa moto, perché avevo smesso di usarlo col multistrada, ma con questa moto che ha molto freno motore, molto scorrevole, e in più al 21 che comunque non chiude così tanto come un 19, ho usato tanto il freno posteriore. Glielo spiegavo anche a lei che si usa molto di più il freno posteriore. Quasi tutte le curve le appoggiavo col freno posteriore, non so quanto mi durerebbero le pastiglie. Ragazzi, il day 1 finisce qua. L'Angiania per il day 1 direi che... No, vi darò la buonanotte poi. Gliela diamo la buonanotte da letto. Sì, poi. ma prima andiamo A mangiare e a bere un bicchiere di vino. Ciao ragazzi. Anche dalla Tenere, che si è bagnata, vedete? Guardate com'è bella bagnata. Stiamo mangiando dei biscotti che fanno cagare, devo bipparlo cagare, se no... A chi parli? Al pubblico, mamma. Quando farò il video. Questi biscotti fanno cagare, devo bippare, devo trovare il bip anche. Sbattone. Però, no, ma non mi ricordo Però cosa... sono sani, Sono sani. Allora, se volete la ricetta di mia mamma, scrivete nei commenti ricetta biscotti sani che fanno cagare. Fanno anche cagare forse, perché c'è una farina. C'è la farina dentro, ragazzi. C'è la farina di fiocchi d'avena. Cosa dovevamo aggiungere? Non fanno cagare. Non fanno cagare. Non fanno No, cagare. se uno si abitua poi non fanno cagare. Beviamo il passito. Video di totale intimità. È qui che Angie dorme. Oh, c'è anche Ania. Saluta. Detonati dal caldo, ragazzi. Ciao. Dei 2 sono le ore 9:15. Riprendo il giro questa mattina da solo, così andrò a fare un pochino di piccolo sterratino e vi potrò raccontare anche un po' come si comporta a usarla così, come farebbe uno come me. Caduta la Insta, che di sterrati non ne fa. È uno sterrato facile, credo, direi, che potrebbe fare chi si approccia ad acquistare la moto del genere come me. Vi ha soltanto Alta. Musica carina, un bel sottofondo. Voi penserete che alla fine vedrete delle bellissime riprese in cima al monte, che tra l'altro è il Monte Pelpi, che è proprio molto vicino a dove vado in campagna. Però questa non è una finzione, questa è un video fatto da me, quindi voi sapete che non vi racconto balle. E in realtà poi dopo poco ho girato, sono tornato indietro e ragazzi, troppo pesante e troppo alta soprattutto per pensare di poter proseguire con una moto non mia per ancora un bel po' di chilometri per raggiungere la vetta della montagna. Quindi in realtà il fuoristrada, sì certo che si può fare, ma dovrebbe essere decisamente molto più bassa. E allora adesso torniamo sulle mie piccole provinciali, dove con questa moto devo dire che mi sono veramente divertito. quello che secondo me viene meglio a una moto come la Tenere, che sono queste strade qua. Su queste strade si può veramente divertire e peccato che questa qua è la versione quella più grossa. Io avrei voluto tanto provare la standard, perché secondo me con questi 15-20 kg in meno sarebbe stata ancora più divertente di quello che è questa, che dimostra il fatto che per potersi divertire non servono tanti cavalli. Questo si sapeva già. Tutte strade da bici queste qua, che io conosco perché percorrevo in bicicletta. Voi vi starete chiedendo dove è finita mia moglie, era poco fa con me
a Bedonia. Stava facendo la spesa, oggi mangiamo spiedini perché stasera mangiamo la pizza. Ora di là si andava a fare uno sterrato, ma che si può fare in bicicletta, non certo con questa moto. Insieme alle campane ci accompagnano alla partenza del giorno 3 grazie a Yamaha Moto Sprint Racing. Questa è il rientro, giusto? Sì. Sono le 9:57, giustamente le campane ci salutano di nuovo perché siamo molto belli. Partenza giorno 3, vediamo come va. E questo, ragazzi, è il famoso Passo del Tomarlo, o meglio, famoso per chi da Emilia decide di tornare in Liguria passando da Santo Stefano d'Aveto. Questa bella strada, come potete vedere, mette un pochino in luce quelli che sono i limiti di una moto che comunque è perfetta per fare dell'enduro e non tantissimo per essere considerata una stradale, una turistica pura. Certo che come polemica si sente dire 70 cavalli bastano, avanzano se uno vuole, ma se adesso in questo tratto di strada fossimo con borse e dovessimo affrontare un sorpasso, chiaramente una trentina di cavalli in più, soprattutto appunto se si è a pieno carico, fanno sicuramente comodo. Ciò non toglie, come vi ho detto per parte del video, che 70 cavalli per divertirsi su strade strette, piccole, certo che sono assolutamente sufficienti. Giornata stupenda e il monte che vedete di fronte a noi è il Monte Penna. E la tappa dopo un po' più di un'ora di strada. Abbiamo con noi i fondamentali taralli che si trovano solo dove siamo andati noi. No, non è vero che ci piacciono quei taralli. Aggiungo una considerazione a quanto già detto, espresso nella recensione. Confermo che confermo che i cavalli, se uno vuole un po' divertirsi, mancano, e confermo che sulle curve più veloci il 21 dirò un'ovvietà, il video ovvietà, il 21 non è come un 19 o come un 17, però incredibile consumi da scooter. 25,5 indicati. A Genova si può rientrare poi da due strade, o il passo della Forcella oppure dalla strada che forse i genovesi conoscono di più, che è il passo della Scoglina, oppure ancora al passo della Scoglina, se si gira a destra si raggiungerà la statale 45 che può collegare con Bargagli, Boasi, che sono zone molto conosciute ai genovesi perché ci si incontra spesso come partenza di giri o come ritrovo, oppure si può proseguire poi verso nord e si raggiunge tramite la statale 45 Piacenza dopo un bel tratto di strada. Poteva poi mancare di chiudere un giro facendovi vedere qualche curva che voi conoscete molto bene perché è parte di tantissimi miei video che qua stiamo affrontando stanchi e con tanto caldo, e siamo quasi alla fine del nostro lungo giro, e ringraziamo la nostra Tenere che ci ha accompagnato per questi 3 giorni. Dai, adesso torni a casa, su. Ringraziamo Yamaha Moto Sprint Racing Genova. Vi ricordo che questa moto è in vendita. Tu saresti al giorno 4 e quindi adesso è ora di riportarti da dove sei venuta. Sì, lo so, abbigliamento completamente random, ragazzi, devo fare solo pochi chilometri e fa troppo caldo, non ce la faccio proprio. La nostra avventura finisce qua, chissà se non ce ne saranno altre, magari con altri brand. Io spero proprio di sì. Ve l'ho detto, la moto con cui lo farei volentierissimo, l'Africa Twin, ho capito è che oltre alla Strada Bianca, lo sapevo già ma l'ho verificato di persona, con una moto comunque da 220 kg secondo me, o siete quei fenomeni che si vedono oppure non ha molto senso, cioè si rischia, che altro che con poco si rischia di fare veramente male. Il peso è tanto, non lo so, insomma io la vedo un po' una forzatura portare queste moto su sterrati magari un po' più brutti. Io vi ripeto, su questa qua in realtà perché lo sterrato che ho affrontato, che voi vedete, andava anche bene, però il fatto di non riuscire neanche a appoggiare i piedi a terra
è troppo limitante, cioè questa è la cosa principale, più del peso, è troppo limitante. Guardate, io adesso mi ero distratto, ma cioè per toccare a terra devo veramente calibrare. Una puzzolente Genova dalla mia parte, perché il depuratore che è esploso, non si sa esattamente cosa è successo. Starete chiedendo se io ho fatto il bagno qualche giorno prima. Chiaramente l'unico bagno dell'anno, non ne ho fatti altri, non amo il mare. L'unico bagno che ho fatto pochi giorni prima, quando dicono che forse il depuratore stava già buttando fuori. Credo di non aver bevuto. Una scarpa, differenze sostanziali per quanto riguarda il comfort, le sospensioni semiattive, e questa cosa ve la posso confermare anche da Ania, ne abbiamo parlato, pure lei si accorge della differenza che c'è quando prendi una grande sequenza di buche. Lei non si accorgeva delle buche, è come fare un salto indietro comunque di tanti anni a tornare su una moto quasi totalmente analogica, diciamo. Quanto è brutta la Smart questa cosa, cioè come fanno ancora a chiamarla Smart? Non capisco, veramente orrenda secondo me, bruttissima. Anche il gas è un'altra cosa che vi dico che lei ha sentito. Se n'è accorta anche lei. Io ho provato tanto in questi giorni a cercare di essere più fluido possibile, a me sembrava in realtà di riuscirci. Io mi sto dicendo un po' di differenze rispetto ad altre moto, non è una critica rivolta a un commento negativo rivolta al Tenere. Il calore, lei dice che lo sente addirittura più che sul multistrada sulle gambe, questo mi può far riflettere, e la differenza di fluidità. Lei mi ha detto che ha notato una differenza di fluidità, nonostante io poi vi avessi detto durante la prova che ero riuscito a trovare un po' una quadra come guidarla, e a me sembrava di guidarla anche abbastanza bene. In realtà lei ha detto che sente differenza lei proprio, anche lei l'ha chiamato flow, nello scorrere delle curve. Come comfort mi ha segnalato, vabbè, in primis la sella, e adesso anche risalendoci mi sembra comoda, poi in realtà è duretta dopo un po' di tempo. Questo mi ha detto la sella, il calore, un po' la rigidità e un po' il fatto, vabbè, di non avere il bauletto, ma questo è facilmente risolvibile. E l'on-off, la prima presa del gas in mano, cambiare con la frizione evidentemente le dà un po' di strappi che io non mi sembrava di fare. Ho voluto un po' dare un recap di questi giorni insieme alla Yamaha Tenere, che comunque, vi ripeto, dal mio punto di vista, e sono onesto, mi è piaciuta. Non ho mai fatto così tanta strada con un 21, mi è piaciuto. Certo, sulle curve veloci, sulle curve un po' più veloci, non sulle provinciali, per me paga rispetto al 19, e ci ho preso la mano, però secondo me continua a pagare. Ecco, col 19 a questo punto avevo già preso confidenza, avevo notato che non perdevo nulla più o meno rispetto al 17. Con questa invece semplicemente ti fermi un po' prima, come feeling, che ti dà meno e ti fermi un po' prima rispetto alle altre come modo di andare. Ragazzi, il video finisce qua, ci vediamo alla prova, perché questo video credo che lo farò uscire prima, da un'altissima Tenere World Raid. Per oggi è tutto, grazie a Yamaha Motosprint Racing qua a Genova in Piazza Rossetti. Alla prossima, ciao!